doesn't know it, but he needs me. And so no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm here. Lo Xiaomi 15 Ultra mi fa paura. In che senso? Mi fa paura da fotografo. Oggi non parleremo praticamente di video, solo di fotografia con questo cellulare che, come vedete, ha molto più l'aspetto di una macchina fotografica che di un cellulare. Ve lo faccio vedere rapidamente, poi parliamo però del succo di questo video. Come vedete c'è un'impugnatura che si aggancia, c'è un anello qua che si può togliere e sostituire portafiltri, e questo fa una differenza, non dico più grande della qualità dei sensori, delle lenti, perché naturalmente quella è la prima cosa, ma fa la differenza tra essere un cellulare che un fotografo può accettare o per fare foto, oppure uno che sì, carino, fa tutto eccetera, ma rimarrà sempre un oggetto odiato dai fotografi. Vi spiego perché. Perché prima di tutto l'ergonomia, il fatto di poterlo tenere in questa maniera non è solo più comodo, ma è, diciamo, ci dà un'esperienza più da fotocamera. Perché? Perché abbiamo il tasto che ci permette, prima di tutto, rapidamente, ve lo faccio vedere se riesco, se io lo tengo premuto, di entrare direttamente nella fotocamera. E questo è già un enorme vantaggio, perché voi pensate, quando usate un cellulare lo dovete tirare fuori, far partire la videocamera, la fotocamera, eccetera, si perde un sacco di tempo. Qua spingete per un paio di secondi e parte la fotocamera. Oltretutto il cellulare è sempre acceso, quindi rispetto a una fotocamera non ha quel tempo necessario tra la fotocamera spenta e accesa. Questo fa sì che sia molto reattivo. Inoltre, come nelle fotocamere, se io premo a metà mette a fuoco, e se premo fino in fondo l'otturatore fa la foto. Inoltre c'ha una levetta che vedete qua, che serve a cambiare o lo zoom o, nel caso come lo uso io, l'obiettivo, perché ci sono 4 obiettivi qua dentro. Poi ha il tasto per la registrazione video, ma siccome io lo tengo in Pro non ne ho bisogno, lo uso per altre attività. E una cosa fondamentale è questa rotellina per cambiare gli AV, quindi l'esposizione, sottoesporre o sovraesporre, che è una cosa utilissima a poterlo fare rapidamente. Tutti i tasti comunque, se non vi piace quello che hanno assegnato, si possono personalizzare. Il fatto di avere un portafiltri è fondamentale, soprattutto per i video, ma anche per le foto, perché poter, per esempio, io ci tengo sopra sempre generalmente un filtro ND da 1,5 a 10 stop della KF, eccetera, che io
trovo un'ottima marca, diciamo, qualità-prezzo. E oltretutto questo è lo stesso che io utilizzo nel mio obiettivo full frame Sony, il 2450 f2.8, che è una zeppola così. E il fatto di avere il laccetto sembra una cosa stupida, ma è comodissimo da portare, da tenere pronto quando scattate molto. E poi naturalmente c'è la qualità delle foto. Io praticamente lo tengo sempre in Pro, in modalità Pro con Ultra RAW. E devo dire che, se si esclude il fatto che i file sono veramente importanti, sono grandi da gestire, effettivamente la qualità è altissima per essere un cellulare. Io sono rimasto veramente colpito. Tenete conto che l'ho provato a teatro, l'ho provato con luci da studio, l'ho provato i vari obiettivi, perché poi provare dipende anche dall'obiettivo che usate. Qua non è uno come nella fotocamera, ce ne sono vari, ma diciamo che nessuno mi ha mai, diciamo, non sono mai rimasto male usando nessuno degli obiettivi. Ora è chiaro che il super grandangolare per forza di cose un po' distorce, ma neanche troppo, e comunque il Lightroom si sistema tutto, si riesce a ottenere delle linee abbastanza dritte. L'ho usato di notte, l'ho usato con tantissima luce, ho provato veramente un po' tutte le situazioni, anche più complicate, ottenendo dei file RAW di alta qualità. Ora, sì, chiaramente quando mettete il RAW lui fa anche il JPEG, ma ecco, quello forse è il limite. I JPEG li ho trovati un po' falsi, ecco, un po' troppo artificiali. Io preferisco sì un file lavorato e che sia bello anche d'impatto, però non deve essere proprio che si veda che sia così falso, ecco. Mentre il RAW è veramente un ottimo. Ora, parlando del RAW, siccome qua c'è il RAW e l'Ultra RAW, ho cercato di capire un po' quale fosse la differenza. Ora vi dico chiaramente che non l'ho capita, nel senso che facendo delle prove, vedendo altri video che le persone che se ne intendono e che sostengono che in realtà l'Ultra RAW non sia altro che un RAW un po' più pulito dal punto di vista diciamo dell'immagine quando ad alti ISO, ecco, il file risulta un po' più pulito, si vede meno grana. Quello che ho visto io è che effettivamente è vero, ma ho cercato di capire perché, e c'è una cosa che mi fa pensare, perché non posso dire che sia così, che in effetti questo Ultra RAW non sia altro che una serie di scatti RAW combinati, anche perché è molto più grande del RAW in termini di peso,
E quello che me lo fa dire è il fatto che, se notate, mettendo l'Ultra RAW non si può attivare il flash. Questo vuol dire che probabilmente il flash andrebbe a influire su uno solo degli scatti e quindi poi sarebbe sbilanciata, diciamo, la foto, oltretutto a livello di white balance. E quindi questa è l'idea che mi sono fatto io, che sia non un RAW ma una serie di scatti RAW, e questo permette di avere dei file più puliti alla fine. In conclusione, perché veramente mi spaventa? Perché per la prima volta mi trovo in mano un cellulare, uno smartphone, chiamatelo come volete, che effettivamente potrebbe sostituire le mie macchine fotografiche, le tante macchine fotografiche con tutti gli obiettivi che ho, con migliaia e migliaia e migliaia di euro spesi, che effettivamente per una buona parte, non tutta, ma una buona parte della mia produzione fotografica effettivamente non c'è più bisogno di utilizzare. Ecco perché vi dico che mi fa paura, perché mi fa paura il fatto che questo possa sostituire un investimento importante in termini di fotocamere, di lenti, eccetera. E quindi quando penso che all'inizio pensavo che questo cellulare fosse eccessivamente caro, se io penso ai soldi spesi in macchine fotografiche e obiettivi e flash e tutto, chiaramente alla fine costa molto meno, parliamoci chiaro, e oltretutto sappiamo che poi i cellulari scendono, che... Allora, detto questo, può sostituire tutto? No. Ci sono dei motivi tecnici per i quali alcune cose hanno bisogno di naturalmente altri tipi di macchine fotografiche. Il fatto per esempio non lo so, che naturalmente questi abbiano un otturatore elettronico e non meccanico crea degli inconvenienti. Il fatto che hai quegli obiettivi e non li puoi cambiare, quindi che però, attenzione, obiettivi che vanno da un 13-14 mm passano a un 24, a un 70, a un 100, quindi in uno spazio così piccolo. Diciamo che nel 90 e rotti per cento dei casi basta effettivamente questo smartphone per fare tutte le foto di cui ho bisogno. C'è quel 10% che richiede la macchina fotografica con l'obiettivo di un certo livello, le mie full frame, eccetera. E poi, diciamo, c'è anche un motivo che non ha nessun senso reale, ma che purtroppo è così. Se vai da un cliente e ti presenti con un cellulare, non è la stessa cosa di presentarsi a fare un lavoro professionale con una macchina, diciamo, classica, con obiettivi importanti, e quindi perché c'è un problema di percezione a volte.
È chiaro che se tu dal cliente ci devi andare col prodotto finito, è chiaro che lui non saprà con cosa l'hai fatto, allora interesserà diciamo, il risultato finale. Ma se tu dal cliente vai per fare proprio lo scatto, vai a fare un headshot aziendale, eccetera, presentarsi con lo smartphone magari dà un'idea poco professionale, anche se poi i risultati probabilmente sarebbero esattamente comparabili. Ora, detto questo, finirei con un'ultima piccola considerazione. Il fatto che impressiona è che se io dovessi comparare la pulizia dei file di questo diciamo telefono, dove siamo più o meno sul un pollice di sensore su un paio di sensori, poi gli altri sono un po' più piccoli, ma insomma stiamo molto vicini su tutti i sensori, che comunque ha lenti Leica, i vetri Leica progettati da Leica, e faccio una comparazione con non so, i miei vecchi APS-C come la Nikon D80, D90, che comunque avevano sensori molto più grandi, però quelli sopra gli 800 ISO era impossibile scattare. Qua si riesce a scattare veramente tranquillamente a 3200, quindi 1600, 3200, 2 stop in più tranquillamente, e direi anche 3 stop di differenza, e quindi quella famosa affermazione che sensori più grandi producono meno diciamo meno grana, ecco, meno rumore digitale, è vera solo quando stiamo parlando di sistemi più o meno dello stesso periodo, perché appunto se prendiamo diciamo dei sensori più antichi, questi producono grana molto più rumore che quelli prodotti da un cellulare moderno di alta gamma, chiaramente.